A un certo punto però entra questa ragazza, Jessie, e si vede palesemente che il viso c'è qualcosa che non va, e deambula un po', si presenta a tutti una alla volta, presa in disparte, e gli racconta la sua storia. Dice: piacere, vorrei fare una chiacchierata con te, veloce, e raccontarti quello che mi è successo. Avevo 21 anni, mentre tornavo a casa in macchina dopo la mia festa di laurea. Ha apprezzato molto lo sforzo che sto facendo da diverso tempo di portare come uno degli argomenti principali la sicurezza stradale. Mi dispiace non essere con voi, ma vi abbraccio tutti e vi prometto che un giorno verrò a Pavia per incontrarvi e stare con voi. Incidente. Sono corso sul posto e ho capito immediatamente cosa era successo. Mia figlia è stata investita, sto prendendo il patentino per diventare istruttore di guida su strada, e quindi nel 2026 la Dynamic School aprirà le porte anche al nord Italia. E dice: oh cavoli, questa è la mia famiglia. Però gli dice, il giornalista dice: ma pensi ancora che 70 sia il numero giusto? No, dice, probabilmente dice 0 è il numero giusto. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buonasera, bentornati o benvenuti sul canale. Questa sera farò un video un po' diverso dal solito. Sono qui per cercare di raccontarvi l'evento che c'è stato sabato scorso, il workshop dal titolo 2 ruote sicure. Innanzitutto fatemi ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo evento. Mi ha fatto estremamente piacere e sono stato orgoglioso di avervi lì. Ho avuto modo di rivedere tanti che conoscevo e di conoscerne alcuni che non avevo mai visto prima. Quindi grazie. Questo mi sembrava doveroso per aprire il video. Seconda cosa che voglio dirvi è come sono venuto a contatto con l'assessore Rodolfo Faldini, assessore della Polizia Locale di Pavia. Rodolfo, che tra l'altro ho scoperto successivamente, è iscritto al canale e segue i video, ha apprezzato molto lo sforzo che sto facendo da diverso tempo di portare come uno degli argomenti principali la sicurezza stradale, sia sotto l'aspetto della guida, ma sia sotto l'aspetto del rispetto delle regole. Rodolfo mi ha contattato tramite Facebook con un semplice messaggio dicendo: sono Tizio e Caio, sto cercando di organizzare un evento su Pavia con il tema della sicurezza stradale. Visto e considerato che tu sul tuo canale batti molto su questo punto, mi farebbe piacere averti all'interno di questa commissione. Ci ho pensato su un attimo e ho accettato alla grande questo invito, perché mi è sembrato un'ottima opportunità, un'ottima occasione anche e soprattutto per conoscere meglio la realtà dove vivo. Così mi sono incontrato con Rodolfo dal vivo, ci siamo bevuti un caffè nei pressi di Pavia e mi ha accennato quello che sarebbe stato l'evento di ottobre. Considerate che io con lui mi sono visto la prima volta che era circa luglio, poi ci sono state le ferie di agosto, al ritorno dal viaggio di agosto mi sono rivisto con lui, mi ha spiegato meglio quali erano i temi che si andavano a toccare, mi ha raccontato meglio i singoli componenti che avrebbero composto questo team letteralmente di professionisti, perché le persone che ho avuto a fianco sono veramente pezzi da 90. Oltre a Rodolfo, che quindi rappresenta l'amministrazione di Pavia, a fianco a Rodolfo c'è Edoardo Zucca, presidente del Motoclub di Pavia, un motoclub che ha oltre 120 anni ed è stato un altro punto importante, interessante di quella che è stata l'organizzazione di questo evento. Tant'è che Edoardo Zucca, insieme ad altri componenti del Motoclub, erano a fare accoglienza all'esterno del teatro Cesare Volta che ci ha ospitati. Come avrete avuto modo di vedere dal reel piuttosto che dalla locandina, dalle mie storie, in questo workshop avrebbe dovuto partecipare anche Michele Pirro, pilota Ducati, MotoGP e Superbike. Purtroppo, come sapete, Marc Marquez si è fatto male nel Gran Premio della Indonesia e così prima nel Gran Premio dell'Australia, poi nel Gran Premio della Malesia, che si correva nella medesima data in cui noi avevamo l'evento workshop. Michele Pirro, a dirvi la verità, è stato estremamente carino, generoso e disponibile. Ha girato un video dai box in cui ha spiegato i motivi della sua assenza e ha voluto comunque lasciarci un messaggio che io voglio assolutamente condividere con voi. Ciao ragazzi, sono Michele Pirro. Come sapete non sono con voi questo sabato, ma perché sono a Sepang che Mark si è fatto male e quindi tocca a me sostituirlo. E mi avrebbe fatto piacere essere lì con voi, ma come sapete il mio ruolo è anche questo e quindi sono qui a Sepang a onorare al meglio
la Ducati a fare il massimo per tutti i tifosi e la Ducati. E niente, ci tenevo a farvi un saluto, soprattutto a ricordare a tutti i ragazzi giovani che la strada non è la pista, e soprattutto avere rispetto per la vita, perché la vita è una sola e la strada alcune volte non concede, come in pista, una seconda opportunità, quindi dovete essere molto prudenti, come dico sempre, quando andate per strada, collegare il cervello, perché è poi il cervello che ci indica o ci dà le indicazioni per andare forte o piano. Come sapete noi piloti abbiamo avuto tanti incidenti, io ne ho avuto anche uno importante al Mugello, a più di 350 all'ora, ma la pista hai tutto quello che serve per la sicurezza e quindi ci sono tutti gli standard che ti permettono anche l'errore. Questo la strada non lo consente e quindi mi raccomando, usate sempre la testa e la prudenza, perché la vita è una, è bella e bisogna godersela. E mi dispiace non essere con voi, ma vi abbraccio tutti e vi prometto che un giorno verrò a Pavia per incontrarvi e stare con voi. Ciao e a presto! Come vi dicevo, la commissione era di un certo livello, ma i presentatori non erano certamente da meno. Innanzitutto Alberto Porta, chi di voi non l'ha visto sui canali Mediaset. E accanto ad Alberto c'era Massimo Tamburelli, un altro giornalista estremamente simpatico con cui probabilmente potrei incrociarmi in Tunisia, perché voi non lo sapete, ma ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Tra qualche giorno parto per la Tunisia e lui è lì per un altro evento. Questa volta presentavo un evento fatto con le bici elettriche e mi ha detto: guarda, io parto il 22 per la Tunisia. Ha detto: guarda, io parto il 19, non è escluso che ci incrociamo. Adesso però voglio raccontarvi per filo e per segno quello che è successo quella mattinata, perché in tanti mi avete scritto: perché non fai un video su questa roba qui? All'inizio avevo escluso la possibilità di fare un video su questo evento, semplicemente perché io ero sul palco, comunque ero lì e non potevo stare a fare le riprese. Poi però, vivendo questo evento, mi sono reso conto che si sono toccati determinati argomenti, determinate corde estremamente interessanti, e quindi mi andava di in qualche modo portarvi con me, di farvi vivere i punti salienti di questo evento senza tralasciare alcuni particolari. Ovviamente i vari relatori che si sono alternati nella mattinata hanno evitato di toccare gli stessi punti, in maniera che l'argomento sicurezza potesse essere toccato a 360 gradi. Carlo Linetti ad esempio ha parlato di tutti i dispositivi di sicurezza che sono presenti sui nostri mezzi a due ruote, quindi ha parlato dell'ABS, ha parlato del cornering brake control, cioè quel sistema che ci permette di andare a pinzare anche in maniera energica, anche con la moto piegata, perché il sistema riconosce la posizione del mezzo ed evita il bloccaggio della ruota anteriore. Ha parlato dei sistemi di anti-impennamento che hanno tanti mezzi a due ruote. Si è parlato inevitabilmente della funzione del radar, quindi del cruise control adattivo. Si è parlato anche di quegli accessori che sono presenti sugli specchi, ovvero ci avvisano quando un mezzo ci sta sorpassando da sinistra piuttosto che da destra, di quei sistemi di anticollisione che ci avvisano quando un veicolo si sta avvicinando a forte velocità nei nostri confronti. Non è mancata ovviamente la presenza dell'FMI nella persona di Ettore Parisi e Enrico Garino. Ettore Parisi e Enrico Garino hanno parlato di due aspetti differenti di cui si occupa costantemente la Federazione Motociclistica Italiana. Ettore Parisi è il coordinatore sicurezza dell'FMI. Ettore ha parlato prettamente delle corse di enduro, di come c'è stata una evoluzione anche a protezione dei vari corridori e quindi la riduzione degli incidenti e la riduzione dei danni riportati inevitabilmente durante le cadute dai corridori. Ha concentrato il suo intervento particolarmente sui dispositivi di sicurezza che si indossano durante le gare di enduro. Indossando determinati airbag si è dimostrato che il pilota e il corridore, chiamatelo come volete, che pratica quel tipo di sport riesce a farsi molto meno male rispetto a qualche anno fa. Invece Enrico Garino, responsabile tecnico Commissione Educazione Stradale, ci ha fatto notare una cosa estremamente importante che tante volte ci ha fatto riflettere anche nei video. Il fatto che uno prenda la patente non vuol dire che è capace di guidare un mezzo, vuol dire semplicemente che hai il documento che ti consente di guidarlo, di pilotarlo, ma ti consente di guidarlo
è diverso dal dire sai guidarlo. Ci ha parlato di tutta quella serie di azioni che la Federazione Motociclistica Italiana sta ponendo nei confronti di chi si avvicina all'utilizzo del mezzo, quindi fargli proprio una scuola, spiegargli l'ABC nei confronti di chi si avvicina per la prima volta a un mezzo o semplicemente di chi ritorna su un mezzo, perché tanti magari guidano moto quando sono giovani, poi smettono di guidare quel mezzo e magari tornano su quel mezzo nell'età di 50-60 anni. E lui faceva notare che per chi torna su un mezzo non è proprio scontato che si sappia guidare come prima, perché comunque la tecnologia è evoluta. Faceva l'esempio di chi magari ha smesso di guidare una moto negli anni 2000, sale oggi su una moto sportiva che ha ben oltre i 200 cavalli, capite bene che è diverso, quindi c'è bisogno di una educazione, c'è bisogno di imparare sia la tecnologia messa a disposizione di quel mezzo e quindi tornare a capire come dosare l'acceleratore, come usare i freni, la postura, insomma tutta una serie di cose che col tempo si sono cambiate. Di questo team facevano parte anche i ragazzi di Ducati, uno fra tutti Francesco Penazzo, Head of Service Ducati, e lui ha posto l'accento soprattutto sull'ABS, sulla manutenzione e su tutta la tecnologia che c'è appunto su un mezzo Ducati. Lui ha lavorato sia per BMW, adesso lavora per Ducati. Quando leggete sulla descrizione del mezzo c'è l'ABS, sappiate una cosa, non tutti gli ABS sono uguali, perché ci sono ABS presi dallo scaffale, così l'ha definito lui, cioè standard, che tu lo prendi e lo metti su un mezzo, e ci sono ABS che invece vengono studiati dalla casa produttrice e quindi con tutta una serie di affinamenti, di evoluzioni, di limature per far sì che quell'apparecchio, che quel sistema funzioni perfettamente su quel mezzo. Ha posto l'accento sulla manutenzione, quella che si può fare tranquillamente in autonomia e su quella che sarebbe fare meglio in officina. Ha posto l'accento sull'efficienza del mezzo, perché la sicurezza viene anche dalle piccole cose, che può essere l'usura del pneumatico, l'usura dei freni, lo stato della catena, lo stato del pignone, della corona, lo stato della luminosità, lo stato dei fari, tutte quelle cose che comunque possono esserci utili una volta che siamo in sella. All'interno di questo team c'era anche Fabio Colombo, CEO di Moto Airbag. L'intervento di Fabio è stato un intervento estremamente semplice, pulito, lineare, non era lì per fare nessun tipo di marchetta. Lui ha detto: a noi non interessa quali airbag voi andate a comprare, l'importante è che ne compriate uno, perché la tecnologia c'è, vi può aiutare, l'importante è che vi inizi ad entrare in testa che andare in giro con i protettori di plastica tradizionali è assolutamente anacronismo allo stato totale. Un airbag protegge circa 7-8 volte in più di quello che è un protettore tradizionale. Poi siamo soffermati sulla differenza tra quello elettronico e quello meccanico. Ha posto l'accento sul fatto che tanti pensano che quello elettronico sia meglio di quello meccanico. Fabio dice: noi come Moto Airbag abbiamo tutte e due, sia quello meccanico che quello elettronico. Quello elettronico però lo sviluppiamo solo per la pista. Al nostro modo di vedere, quello elettronico per alcune cose è cieco, l'ha definito proprio in questa maniera, perché lui riconosce gli incidenti che vengono inseriti all'interno di una scheda elettronica. Quello a cavo, quello meccanico, di contro riconosce incidenti a 360 gradi. Spiegato l'utilizzo del Fastlock, una cosa che già avevo portato sul canale, ho già parlato del Fastlock, quindi evito di ritornarci. E poi, visto che Massimo Tamburelli gli ha chiesto una dimostrazione dal vivo, ha usato me come cavia, mi ha fatto indossare un airbag e l'ha fatto attivare, in maniera che tutti hanno potuto vedere la velocità di reazione e di attivazione di un moto airbag. Un altro professionista che ha partecipato a questo workshop è il dottor Giorgio Novelli, chirurgo maxillofacciale dell'ospedale Niguarda di Milano. Oltre a essere un motociclista, lui ha portato la sua esperienza, ci ha raccontato degli interventi che ha fatto e ha portato delle foto e dei video che vi posso garantire facevano semplicemente rabbrividire. Ha portato delle foto dei raggi X di persone che hanno avuto un incidente in moto e indossavano il caschetto jet. Teschi, crani completamente sformati, rotture pazzesche. Ha fatto vedere dei video che io purtroppo non sono riuscito
ad avere, che il dottor Novelli mi ha detto guarda non riesco a fartele avere perché lì c'è il policlinico di mezzo e quindi non riesco a darti questo tipo di immagini. Però ragazzi io ve le racconto e vi dico che vedere quelle immagini è pazzesco. Ci ha portato dei video letteralmente toccanti, ha fatto vedere delle simulazioni di manichini che indossavano il casco aperto e manichini che invece indossavano un casco integrale o un casco modulare come si deve. La differenza di risultato è semplicemente pazzesca. Crani completamente spaccati. Tra l'altro Giorgio poneva l'attenzione su una cosa estremamente importante. A parte il danno fisico che c'è, dice noi possiamo essere bravi quanto volete a ricostruire un volto, ma quel volto spesso e volentieri non tornerà mai come era prima. Questo comporta un danno psicologico inquantificabile in chi subisce un danno così, perché il viso è quello che ci identifica. Quando andiamo in giro la gente ci riconosce dal viso, non ci riconosce dalle impronte digitali. Dopo un impatto drammatico col casco aperto, il nostro viso non è più quello di prima, andiamo a vederci allo specchio, non siamo più quelli di prima. Giorgio giustamente diceva, sul viso abbiamo tutti i 5 sensi, la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Il tatto in realtà ce l'abbiamo in parte perché noi tocchiamo con le mani, ma se andiamo a toccarci il viso, anche sul viso abbiamo il tatto. Quindi quando andiamo a deformare quello che è il nostro viso, creiamo un danno inquantificabile, ripeto, non solo fisico ma soprattutto psicologico. Sabato mattina inoltre ci ha fatto una lieta sorpresa anche Floriana Coccia. Chi è Floriana Coccia? Floriana Coccia è il capo della polizia stradale di Pavia. Ragazzi, ha fatto vedere 3 video che sono stati letteralmente video bomba, video dinamite, tant'è che quando ha finito il suo intervento, io ce l'avevo di fianco, quando ha finito il suo intervento la prima cosa che gli ho detto è dopo questi 3 video bomba non c'è più niente da dire. Il primo video è un video della polizia stradale ambientato all'interno di un deposito di auto incidentate. C'è questo poliziotto che vaga tra le auto e racconta la sua esperienza. Dice era dicembre, 2 dicembre, abbiamo ricevuto una notizia di un incidente. Sono corso sul posto e ho capito immediatamente cosa era successo. Mia figlia è stata investita sulle strisce pedonali. Mentre attraversava la strada per andare dall'altra parte a prendere l'autobus, le era quasi arrivata, mancava 1 metro, ma in realtà non ce l'ha fatta. Non c'è arrivata. E il mio primo pensiero è stato subito quello di mia moglie, di consolare mia moglie. E non deve essere stato semplice. Ogni anno si verificano centinaia di incidenti stradali e la polizia stradale interviene tempestivamente, fornendo aiuti, facendo rilievi, fornendo assistenza al personale medico e occupandosi di informare i familiari. È un compito estremamente gravoso che nessun agente vorrebbe fare. Ogni auto di questo deposito racconta una storia di dolore per una o più famiglie. Per favore, guidate con prudenza. Io purtroppo sono stato costretto a togliere l'audio di questi video perché c'era una musica pazzesca, una voce meravigliosa, ma se avessi portato l'audio YouTube mi avrebbe tolto tutta la remunerazione di questo video per il copyright della musica, immagino. Vi dico che è un video che io ho fatto veramente fatica a trattenermi perché è un video che entra dentro, è pazzesco, è un video veramente che andrebbe proiettato di continuo sulla TV per sensibilizzare tanti che vanno come i pazzi. Anzi, la dottoressa Coccia ha posto proprio l'accento sulla difficoltà loro andare a casa dei familiari e comunicare il decesso di quella persona a causa di un incidente. Dice, sono cose che veramente lasciano senza parole e ti sconvolgono la vita. Poi c'è un secondo video dove all'inizio il video è molto allegro, i ragazzi parlano, ridono e scherzano, si confondono tra di loro e dicono io uso il telefono sempre in auto per rispondere agli SMS, per Snapchat, per Instagram, perché se ricevo un SMS gli SMS sono il mio principale mezzo di comunicazione, non riesco a non rispondere quando sono lì, magari c'è qualcosa di interessante, magari rispondo quando sono al semaforo o semplicemente rispondo velocemente quando sono in macchina, insomma. Io il cellulare lo uso in macchina perché è una cosa che mi piace, mi fa star bene e non mi posso perdere qualcosa che succede e guardarlo in un secondo momento, perché ogni volta che lo faccio io sto bene. A un certo punto però entra questa ragazza, Jessie, e si vede palesemente che il viso c'è qualcosa che non va e deambola un po',
si presenta a tutti, una alla volta, presa in disparte, e gli racconta la sua storia. Dice: piacere, vorrei fare una chiacchierata con te, veloce, e raccontarti quello che mi è successo. Avevo 21 anni, mentre tornavo a casa in macchina dopo la mia festa di laurea, e un tir, uno di quelli grandi con 18 ruote, ha svoltato a sinistra, passando con il semaforo rosso, e l'auto con cui viaggiavo io è stata portata. Io non ho più i miei genitori, ho fatto 2 mesi in ospedale in rianimazione e ho fatto diversi mesi per tornare a camminare come prima, anche se in realtà non ci sono riuscita come adesso. Ho lottato tra la vita e la morte e ho dovuto imparare di nuovo a camminare, a parlare e imparare a vestirmi e a nutrirmi. Vivo con un corpo parzialmente paralizzato. Quando mi sono sposata non sapevo che mio padre non mi avrebbe portato all'altare. Qui l'atteggiamento dei ragazzi cambia totalmente. Ragazzi, qua nessuno più rideva. Gli occhi iniziano a essere lucidi, ci si inizia a rendere conto di quanto piccoli si è in questi momenti e forse qui si riesce a realizzare quello che non dovremmo fare nessuno, ovvero usare il cellulare in auto. Mi è dispiaciuto molto, ripeto, togliere l'audio e la musica da questi video, perché con le musiche e le parole, tutto dette da loro, e il messaggio arriva molto più forte di quello che potrei farvi arrivare io. Però quello che mi interessa portarvi era proprio farvi vivere questi momenti che a me sinceramente ha rotto la voce, e ho fatto anche fatica a trattenere qualche lacrima, perché è veramente, veramente una cosa toccante. Posso assicurarti che mentre torno a casa non userò il telefono, guiderò e non lo farò nemmeno quando andrò al lavoro, domani e il giorno dopo ancora, finché non diventerà un'abitudine e non succederà più. So che è difficile, mi dispiace, anche farlo è difficile, ma sapete, questa è la realtà. Hai il potere di fare davvero la differenza e di fare qualcosa al riguardo. Insomma, ragazzi, questo è quello che è il secondo video che è passato, ma adesso ne faccio vedere un altro e qui si chiude il cerchio. Qui c'è un giornalista che fa una domanda a un passante. L'anno scorso sono stati 213 vittime della strada. Secondo te quale potrebbe essere un numero accettabile? Ma questo dice: sì, 70 persone per me possono essere accettabili. Dalla walkie-talkie dice: fammi entrare 70 persone. E questo qui già inizia a dire: forse ho detto un numero esagerato. Poi tra le persone vede la sua famiglia e dice: oh, cavoli, questa è la mia famiglia. Probabilmente quello gli dice, il giornalista dice: ma pensi ancora che 70 sia il numero giusto? No, dice, probabilmente dice 0 è il numero giusto. E c'è poco altro da aggiungere su questa roba qua. Io personalmente farei andare questi video mattina e sera per sensibilizzare le persone, perché non si rendono conto che questo accessorio maledetto uccide. Pochi secondi al telefono per leggere un WhatsApp equivale a attraversare 2 se non 3 campi da calcio. È come se si guidasse ciechi per diversi centinaia di metri. Voi guidereste mai ciechi? No. E allora questo accessorio qui ve ne dovete dimenticare. Quando si è in auto si lascia lì, quando ci si ferma si prende il cellulare. È una questione di rispetto per noi e per gli altri. Dopo tutta questa serie di interventi è arrivato il mio turno. E dopo delle bombe così io avevo sinceramente ben poco da dire. Cosa avrei dovuto aggiungere io dopo tutto questo che si è detto? Non si è toccato qualsiasi aspetto. Io mi sono limitato a dire 2 cose. La prima: non esiste moto pericolosa. La moto non si muove, la moto è lì, è ferma. È pericolosa o non lo è, dipende da chi la guida. Punto secondo: non esiste strada pericolosa, perché le strade sono ferme. Dipende tutto da noi, da come vogliamo attraversare quelle strade. Se in strada andiamo con il cervello acceso, allora noi attraverseremo, supereremo, percorreremo quei chilometri in estrema sicurezza per noi e per gli altri. Se su quella strada andiamo come degli emeriti idioti, ci faremo male noi e rischieremo di fare male purtroppo anche a chi non c'entra nulla. Quindi il consiglio che vi do io è: uscite, godetevi la vostra moto, ma godetevelo con il cervello, per voi e per gli altri. Quando salite in moto andate equipaggiati come si deve, dai guanti alle scarpe, dai pantaloni alla giacca, dal casco ai protettori.
Andateci col senno, non pensate che a voi non vi può succedere nulla, perché persino con l'airbag, l'ho detto anche lì, io indosso l'airbag dal 2010, ma l'airbag non mi rende immortale. L'airbag mi aiuta in determinate condizioni, ma io non posso pensare di essere immortale perché ho l'airbag. L'immortalità me la può dare soltanto una cosa: il senno, il cervello e l'essere capace a guidare un mezzo. Quindi l'essere capace a guidare un mezzo vuol dire anche essere capace a gestire gli imprevisti, percepire quello che è il pericolo. Sono intervenuto quando si parlava di airbag e di incentivi da parte dello Stato, della Regione, all'acquisto di airbag. Non dobbiamo pensare di aspettare il momento che lo Stato o la Regione metta a disposizione dei fondi affinché noi possiamo tutelarci, perché magari quel momento non arriverà mai e noi rischiamo costantemente di farci male. Un domani allo Stato, alla Regione, non me ne frega nulla se io mi ritrovo sopra una carrozzina, nella migliore delle ipotesi. Chi starà male sulla carrozzina sarò io, quindi io, piuttosto che spendere soldi in stupidaggini, mi compro un airbag, mi compro un casco decente, mi compro un paio di stivali che mi tutela, mi compro tutto ciò che mi può far andare in moto in maniera più protetta, in maniera più sicura. Oltre a questi argomenti ho toccato anche l'ambito della guida sicura, quindi sicurezza sia attiva ma sicurezza anche passiva. Sicurezza attiva alla guida, sicurezza passiva i dispositivi. Come sicurezza attiva, vi faccio questa piccola spoileratina, Dynamic School arriverà al nord l'anno prossimo. Perché sono arrivato a Dynamic School? La scuola di Christian Sperandì. L'ho portato sul canale qualche mese fa, tempo fa, un annetto più o meno. Se vi ricordate, tempo fa feci un video sulla Dynamic School. A distanza di tempo Christian mi fa: guarda, la scuola sta andando particolarmente bene e ho tante richieste dal nord Italia che però sto rimbalzando perché io non ho tempo di venire su. E tante le volte alcuni di loro non riescono a venire in Abruzzo per fare la guida perché giustamente è una bella vasca. Sto pensando di allargarmi come bacino d'utenza, non rimanere soltanto nel centro ma espandermi anche a sud piuttosto che a nord Italia. Ti conosco, sei una persona seria, posata, tranquilla, affidabile, so come guidi, ti conosco da più di 20 anni, ti andrebbe di partecipare a questa avventura? Allora mi sono lasciato coinvolgere, sto prendendo il patentino per diventare istruttore di guida su strada e il referente della Dynamic School al nord dovrebbe essere il sottoscritto. E quindi nel 2026 la Dynamic School aprirà le porte anche al nord Italia. Questa è una cosa che stiamo lavorando da tempo e questo è uno dei motivi per cui quando mi avete chiesto la Reunion 4 vi ho detto quest'anno non lo so se ce la faccio perché sono preso da 1000 fuochi, però mi andava di condividerla con voi. Per fine anno dovremmo stilare giù un calendario, quando tutto sarà più definito condividerò con voi il calendario, farò un video dove vi aggiornerò su tutto questo progetto, fermo restando che tutti gli interessati potranno andare sul sito di Dynamic School, andarlo a spulciare. Tra l'altro è un ottimo sito fatto con foto di estrema qualità, in perfetto stile Dynamic School appunto, e questo è quanto. Spero di aver fatto cosa gradita a fare questo video, ma soprattutto spero che questo video vi faccia riflettere come ha fatto riflettere a me. Ragazzi, io non voglio allungarmi più di tanto, mi auguro che questo video faccia riflettere tutti quanti su quanto è bella la passione per la moto, su come si va in moto. Ragazzi, vi ringrazio, siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!